a tutti, buongiorno, sono Rocco Carbone, Juan Carlos Galoppini e siamo i produttori di Connection. Eccola qua. Che cos'è Connection? Connection è un distributore di cocktail in automatico. Viene dall'esperienza di un ristoratore, e faccio questo mestiere da anni, e di un barman professionista, che fa questo mestiere da anni anche lui, che si sono incontrati oramai 8 anni fa, al lavoro, e dall'idea dell'uno e dell'altro è venuto: ma perché non ideiamo un prodotto che possa darci aiuto nella mole di lavoro e per fare sempre cocktail perfetti e risparmiare? E quindi è venuto questo prodotto, è nato questo prodotto, l'abbiamo certificato a livello europeo e ora vi facciamo vedere come lavora Connection. Ti lascio la spiegazione, io seguo la diretta direttamente da dietro. Allora, vai. Connection ha 15 pompe per ristalti e le pompe per ristalti sono le pompe a uso farmaceutico. Quindi che cosa vuol dire? Il prodotto viene erogato in maniera perfetta, millilitro dopo millilitro. Quindi se voi avete una ricetta di un Negroni che ha quelle quantità e quel dosaggio, verrà sempre fatto perfetto. Quindi cosa fa Connection? Non vi fa sprecare, vi dà sempre drink perfetti, e la cosa molto interessante è che fa un drink in 5 secondi. Quindi quando avete mole di lavoro importanti, Connection non si ferma mai. Un Long Island, come sapete benissimo, chi è del mestiere, per poterlo fare ci vogliono dai 35 a 40 secondi. Connection, con 6 ingredienti da miscelare, ci mette sempre 5 secondi. La macchina ha 15 pompe, dalla numero 1 alla numero 15, e vi faccio vedere velocemente. A seconda della quantità del prodotto che io vado a inserire su ogni pompa, la macchina mi dice che drink può fare. Come vedete, per esempio, la pompa numero 1 ora la Coca-Cola, la lemon soda, la soda, la tonica e così via. E quindi la macchina mi sta dicendo che con questi 15 ingredienti può fare 34 drink. E questi sono i drink che può fare: americano sbagliato, Campari Spritz, Gin Tonic, Gin Lemon, Negroski, Scud Red, Vodka Lemon. Non ve li sto a leggere nemmeno tutti perché sono 34. Eccoli qua. Proviamo a fare subito un drink, così vi faccio vedere come si fa un drink, perché è velocissimo. Bene. Metto il ghiaccio. E schiaccio. Japanese Tea. La macchina mi dice anche se lo voglio aumentare di quantità oppure diminuire di forza. Se vedete, se io vado a interagire sulla forza, mi va a cambiare e mi riallinea il settaggio degli ingredienti. Lo diamo normale, faccio il drink. Alla vostra salute. Bene, questo ha fatto il drink. Come vado a mettere le bottiglie? Volutamente ho fatto adesso un Japanese e non ho fatto magari un Negroni, perché il Campari o uno Spritz-Aperol e il Prosecco non li avevo giustamente in questo momento ancora caricati, perché volevo farvi vedere come si caricano le bottiglie. È molto veloce. Io prendo la bottiglia, la inserisco, nella bottiglia c'ho un beccuccio. Questo beccuccio serve per succhiare il prodotto fino alla fine e all'interno della bottiglia non rimane punto. Vado all'interno dei dispenser e vado a caricare il prodotto. In questo caso devo caricare il Campari, perché subito dal primo drink io devo poter fare il prodotto perfetto. Quindi guardate che il prodotto ora viene caricato dalla bottiglia fino qui al beccuccio iniziale, perché gli dico eroga 16 ml, metto un bicchiere per gli eventuali sgoccioli. La macchina da subito ora mi può fare il primo cocktail con Campari perfetto. Vado a inserire il prosecco, così facciamo uno spritz. Magari facciamo uno spritz Campari, visto che abbiamo caricato Campari e prosecco. Carico anche il prosecco, prendo il mio bicchiere, ghiaccio,
Tolgo la vaschetta perché è stata ideata apposta per poter mettere bicchieri di varie dimensioni. Appoggio, torno nel menu e ora posso lanciare, visto a tutte le mie bottiglie cariche, qualsiasi drink. Campari Spritz, faccio il drink, aumento la quantità. Perfetto. Bene. Come abbiamo detto, la macchina ha tante funzioni, ha già la situazione di dispenser, ma i drink già memorizzati, e quindi avete veramente tanti già memorizzati, ma voi in tempo reale potete inserire qualsiasi drink. Per esempio, abbiamo fatto ora un Campari Spritz, andiamo a vedere com'è il Campari Spritz. C'è le dosi del Campari, ma io posso cambiare anche la quantità del mio Campari Spritz, perché volutamente dice ma un bicchiere così grande ha fatto un Campari così piccolo. No, vi volevo far vedere che ora era settato per 120 ml, ma io in questo momento, visto che comunque è un Campari Spritz e va in un tulipano, lo metto con 240 ml, lo salvo, torno a fare il mio drink e guardate con che velocità io posso andare a salvare qualsiasi modifica che mi rimarrà poi salvata nel tempo. Ecco il mio Campari Spritz. Ci metto già anche la frutta d'arancia. E così ho la quantità perfetta che mi serve da servire al mio cliente. Bene, torniamo per farvi vedere. Oltre ad aver detto i drinks, abbiamo gli ingredienti. Qui avete già una serie di ingredienti inseriti, guardate quanti ne avete, ma anche qui posso andare a inserire in qualsiasi momento un nuovo ingrediente. L'importante è che una volta inserito il ingrediente vada salvato. Se la macchina, quando gli mettete sotto il nuovo ingrediente, gli dite che alla pompa numero 4 c'è l'ingrediente Rocco, perché l'avete chiamato Rocco, lui proporrà tutti i drink con l'ingrediente Rocco. Bene, molto interessante. La macchina spiega anche perché può lavorare sia con persone che hanno esperienza o con persone senza esperienza. Vi abbiamo messo la videata delle persone senza esperienza. Americano sbagliato, per esempio: Campari bitter, vermouth rosso, prosecco, usare un tumbler basso, ghiaccio, mescolare, fetta d'arancia e scorza di limone. Però non è detto che tutte le volte a usare Connection sia una persona che non ha esperienza. Il barman professionista lo sa benissimo, come è fatto l'americano, come è fatto lo spritz, come è fatto il japanese. Quindi può settare la macchina mettendo attiva modalità barman. E guardate cosa fa questa modalità. La salvo. Questo è un salvataggio più strutturale. Tutte queste accortezze di settaggio vanno fatte prima di lavorare. Noi vi stiamo facendo vedere che cosa può fare la macchina, ma una volta uno se l'ha impostata, la macchina lavora tranquillamente, non ho bisogno di interagirci più, devo solo schiacciare per fare i drink. Io vado nel menu e come potete vedere adesso la macchina non mi riporta tutte quelle descrizioni. Perché? Perché il professionista non ha bisogno di sapere com'è un vodka lemon o che bicchiere usare, lo sa da sé. Invece ha bisogno che all'interno della videata poter avere più drink possibili. Bene, altra cosa, premo Long Island, metto il bicchiere, prendo un bicchiere, premo un Long Island, videata intermedia dove mi dice di quanti drink è fatto il Long Island, più o meno forte come si è detto prima. Però magari il professionista non ha bisogno di questo, perché vuole che il drink gli vada giù subito e gli caschi direttamente nel bicchiere. Nuova opzione, torno indietro e quando ho fatto questa opzione, ripeto, sono opzioni e poi rimangono salvate. Quindi vado nelle opzioni e gli dico dispensa il drink immediatamente senza passare per la sua pagina. Clicco, lo salvo
Ripeto, questi sono salvataggi da fare prima di cominciare a lavorare. Noi vi stiamo facendo vedere come è tutta la gestione. Quindi facciamo il nostro Long Island, metto il ghiaccio, il drink viene dispensato immediatamente, senza la funzione che c'è scritto prima. Me la fa vedere, ma è caduto direttamente perché non devo perdere tempo. È cambiata anche la colorazione della schermata, i tasti invece di essere arancioni sono verdi, giusto per evidenziare il fatto che il cocktail in questo modo viene erogato immediatamente. Esatto, perfetto. La macchina fa anche gli shot, perché dal momento che comunque ha all'interno questi 15 ingredienti mi dice tutti gli shot che può fare con sempre questi 15 ingredienti, e anche la quantità dello shot la decidete voi. La macchina mi dà le statistiche di quello che ha fatto e che ha lavorato. Questa è una statistica più veloce, per esempio mi dice ha fatto 2 Campari Spritz, un Japan, sul Long Island un Sex on the Beach che abbiamo preparato prima, ma ci sono anche altre statistiche più complesse che si possono andare a fare. Ve le faccio vedere, sempre nelle opzioni, e queste sono le statistiche che l'imprenditore può andarsi a scaricare con tutta la reportistica collegandosi alla macchina. Dice come collegandosi alla macchina? Perché ve l'ho detto prima, la macchina lavora con suo wifi, non ha bisogno di ADSL, di fibra, di niente. Questo tablet è collegato a una Raspberry e quindi questo tablet in questo momento sta parlando alla Raspberry della macchina per poter tirare giù i drink o per poter scaricare le statistiche. Ma io mi posso collegare a connection da un qualsiasi device. Bene, che altro? I nostri dispenser. Proprio nell'ottica di non sprecare mai niente, noi abbiamo delle quantità da mettere qui sui dispenser e tutte le volte la macchina eroga un prodotto, comunque va a diminuire questo dispenser, questa quantità. Che cosa vuol dire? Vuol dire se il prosecco mi sta finendo, la macchina mi avvisa, mi scrive prosecco sta finendo, e una volta il prosecco è finito la macchina fa sparire tutti i prodotti che sono col prosecco. Quindi non mi troverò più, facciamo una prova per esempio, prosecco, vado a cambiare la quantità, metto 120, salvo, faccio uno spritz in questo momento, guardate ecco spritz, apro spritz, prosecco sta finendo. Se io vado a fare ora un altro spritz, prosecco sta finendo, guardate io vado a fare un altro spritz e mi dice prosecco sta finendo. Se ora torno nel menu, lo spritz con tutti i prodotti che sono con il prosecco non ci sono più. Mi è sparito il Campari Spritz, mi è sparito l'Aperol Spritz, non c'è più. Nell'ottica sempre di non sprecare mai un goccio di prodotto, mai un goccio di prodotto. Quindi vado a tornare, prosecco sta finendo, praticamente è finito, rinserisco il prosecco, questa bottiglia è da 700, salvo, cambiamenti salvati, Aperol Spritz, Campari Spritz, quello bianco, grazie. Vi faccio vedere il discorso del wifi. Non so se si vede, io mi collego, vado su connection, si diceva lavora con il suo wifi, quindi io posso creare anche un happy hour, do la password ai clienti e si lanciano il cocktail da solo
dal loro telefonino. Facciamo un americano. Aspettate, Il ghiaccio può essere messo prima, dopo, indifferente, come preferite. Guardate, lo posso lanciare da lì, ma lo posso lanciare dal mio telefono. E faccio il mio americano. Quindi come vedete la macchina sempre 5 secondi ci mette per fare qualsiasi tipo di ingrediente e di prodotto. Allora, a fine serata il prodotto è all'interno di ogni bottiglia, deve tornare all'interno della sua bottiglia. Quindi io per esempio ho l'Aperol, mando indietro e il prodotto che è all'interno del tubino, che è da qua alla bottiglia, torna tutto dentro la bottiglia. Facciamo vedere qui il collegamento? Sì. Se io vado anche con in questo caso computer, uno smartphone, nella selezione della linea Wi-Fi troviamo Connection. Connetti ed ecco qua. Quindi la macchina si può controllare con tutti i device, tablet, smartphone o PC. Prego Rocco. Bene, quindi stavo dicendo, a fine serata io vado a togliere le bottiglie e faccio rientrare il prodotto all'interno della bottiglia stessa. Il vermouth lo mando indietro. Ve ne faccio uno vedere che il colore si vede bene. Campari, ce la fai a inquadrarmi vicino? Così si vede la bottiglia del Campari. Indietro. Quindi tutto il prodotto che è all'interno delle bottiglie torna, cioè del tubo, torna all'interno delle bottiglie. Facciamo il lavaggio? Vai. Tolgo velocemente tutte le bottiglie, così vedete velocemente anche quanto tempo ci vuole per fare il lavaggio. È veramente una cosa velocissima. Orange juice. Intanto mando indietro la tonica. Tolgo la soda. Tolgo la non soda. E tolgo la Coca-Cola. Bene, sono pronto per fare il mio lavaggio. Prendo 3 contenitori, uno vuoto, un po' di acqua tiepida, con del sapone neutro ma anche senza niente, perché fondamentalmente devo andare a pulire i tubi all'interno in modo che lo zucchero presente nei superalcolici o comunque anche nei sodati
non rimanga all'interno dei tubi. Vado sempre nella funzione pulisci dei drinks, la macchina mi dice pulisci tutti, pulisci davanti, pulisci indietro, pulisci tutti. Per favore rimuovi tutti i tubi dalle bottiglie, ti ricorda, levate le bottiglie perché sennò invece di lavare i tubi tu butti via prodotto. Sì. Voilà. Fatto, glielo do una seconda volta. Tolgo il mio contenitore. La macchina è pulita. I tubi sono puliti. Do una passata alla vaschetta. La vaschetta è fatta apposta per raccogliere i liquidi. Posso spengere connection per usarla domani. E le bottiglie, se riuso domani le stesse bottiglie che ho lasciato oggi, ho le quantità con cui sono rimasto oggi. Quindi se domani rimetto la stessa bottiglia di triple sec, vi dice a 653 di prodotto. Se domani metto un'altra bottiglia di triple sec a mezzo o intera, vado a cambiare e gli dico quant'è. Una funzione molto interessante di cui prima non abbiamo parlato sui drink, anzi scusatemi, sugli ingredienti, è che io per alcuni ingredienti o per tutti, quello lo devo decidere io, soprattutto secondo me noi per i sodati, posso andargli a dire che il prodotto è esterno, il che vuol dire che se io della Coca-Cola invece che alcolico, dolce, secco, gli dico che è esterno e salvo, non ho bisogno che fisicamente la Coca-Cola sia sotto la macchina, ma il mio Long Island, dal momento che gli ho detto che è esterno, anche se non ho la Coca-Cola sotto, me lo presenta uguale. Vi faccio vedere. Vado nel dispenser e al posto della Coca-Cola io metto per esempio la Kahlua. Salvo. Io devo solo vedere se ho salvato la modifica alla Coca-Cola. No, ingredienti, scusate, mi sono... Eccolo qua. Coca-Cola esterna, lo risalvo per sicurezza. Vado nel menu. Long Island. Il Long Island è fatto con la Coca-Cola, però in questo caso, dal momento che la Coca-Cola è esterna, lui me la regola lo stesso. Vedete? Non ho più la Coca-Cola tra gli ingredienti, c'ho la Kahlua e infatti mi è passato da 34 a 35 drink. Però il Long Island me lo fa uguale, perché lui la riconosce come esterna, vuol dire che a top il professionista eroga il prodotto. Se avete domande, io penso di avere un po' terminato tutte quelle sono le caratteristiche della macchina. No, penso a questo momento vediamo se chi è in linea ci fa qualche domanda oppure no, se ha bisogno di un approfondimento per quelle che sono le caratteristiche della macchina. Io penso che a grandi linee abbiamo spiegato quello che sono le funzionalità. Diciamo che il prodotto è stato anche pensato per risparmiare, per avere un tornaconto migliore di quello che è l'investimento dell'imprenditore. Quindi abbiamo calcolato che per un investimento fatto su una macchina bastano all'incirca 150 litri di prodotti, tra i vari prodotti
che usate con Connection per recuperare l'investimento fatto. Quindi la percentuale media che si salva in più per ogni ingrediente, per ogni bottiglia utilizzata con Connection è del 20%. Quindi cosa vuol dire? Intorno ai 5 cocktail in più che potete fare di quello che salvate con Connection. Quindi facciamoci dei calcoli, perché comunque siamo imprenditori, quindi sappiamo come funzionano le cose. Facendoci due calcoli capiamo perfettamente quello che è un'attività di medie dimensioni in 3 mesi si ripaga la macchina, un'attività di piccole dimensioni in 1 anno si ripaga la macchina, il che vuol dire che dopo 1 anno praticamente il costo di Connection vi fa risparmiare se è pagato da sé soltanto la materia prima non utilizzata male, perché comunque il barman quando comunque gira le bottiglie va sul tappetino del prodotto, lo spreca. Tra l'altro in questo modo l'imprenditore può vedere con le statistiche quante ne ha vendute, quanti scontrini sono stati fatti, 50 scontrini, cioè 50 bevute il Connection mi riporta nel trending, sono 50 scontrini. Se non c'ho 50 scontrini, quei 3 in più, quei 2 in più, a chi l'hai dati? A chi l'hai regalato? In questo modo l'introito per ogni bottiglia in cui abbiamo investito sicuramente è maggiore. Questo introito che non sapevamo più neanche di poter avere, perché non esisteva finora un controllo così specifico nelle bottiglie che vengono utilizzate, nei prodotti che vengono utilizzati in un bar. Ne parlo proprio logicamente per esperienza personale, fra le varie bevute sbagliate, le quantità sbagliate, le ricette che quando sei sotto pressione davanti al cliente non ti ricordi e quindi magari facilmente puoi sbagliare, quindi purtroppo capita, siamo umani, e questo per noi è un valido aiuto per poter superare questi problemi, per poter migliorare quello che è la gestione dei prodotti, la gestione del magazzino e sicuramente anche un ritorno economico migliore. Bene. Cosa importante, tra le opzioni c'è la possibilità, a parte di personalizzare le password, di personalizzare le quantità di default che la macchina dà, di andare a creare dei login per ogni operatore. Quindi voi potete creare login diversi per operatori diversi in modo da poter sapere Marco, Giovanni, Andrea quando stanno lavorando, cosa hanno erogato e cosa hanno fatto per situazioni diverse. L'ultima cosa importante anche è che la macchina pesa soltanto 34 kg, quindi se uno la deve spostare, però c'è il bicchiere sopra, ma si alza tranquillamente in 2 persone, ma anche da soli quasi. Quindi se uno deve fare degli happy hour, fa servizi di catering o comunque deve metterla in situazioni diverse, la può spostare. È sottoilluminata, ora magari vi facciamo vedere, spengiamo la luce, è sottoilluminata, quindi la sera c'è anche un bel impatto visivo. Se vai sulla videata principale, Carlos, quella dei menu, spengono le luci così la vedano che effetto fa. Ancora? Perfetto. Come vediamo la luce LED serve anche per valorizzare quelle che sono le bottiglie che voi inserite e utilizzate con Connection, quindi la sera anche un certo così punto di vista, con quell'impatto visivo abbastanza carino sinceramente. Potete utilizzarlo come non utilizzarlo, il suo interruttore e così via. Poi altre caratteristiche importanti della macchina, sempre nel menu amministratore, fra tutte le caratteristiche che Rocco vi ha spiegato ci sono anche il fatto che potete visualizzare o meno il pulsante mi sento fortunato. Che cosa vuol dire? Che la macchina nel menu principale vi mostra questo pulsante. Cosa vuol dire? Che cliccando quel pulsante la macchina sceglie così a random un cocktail casuale, che quindi voi potete scoprire così un gioco in più. Mettiamolo in questo modo. Tra le altre opzioni
Nelle varie opzioni comunque più importanti che potete modificare sono anche le quantità di default del drink, quindi l'altezza totale del drink, le quantità per gli shot. Normalmente gli shot sono 3 cl o 30 ml e voi potete personalizzare tranquillissimamente la quantità dello shot che volete erogare per ogni singolo ingrediente presente sotto Connection. La quantità dell'assaggio, che cosa vuol dire? Che quando voi andate a creare una nuova ricetta, voi potete anche assaggiare quella ricetta e non consumare tutto il drink, la quantità totale, ma soltanto un assaggio. Quindi per capire già con questo assaggio se la ricetta è di vostro gradimento oppure no. In questo caso la quantità dell'assaggio è di 30 ml, ma potete anche quella modificarlo. È totalmente personalizzabile nelle varie opzioni. Che cos'altro ancora? Il test di erogazione, cioè quando andate a riempire i tubi di pescaggio degli ingredienti, la quantità da erogare in questo caso è di 16 ml. Logicamente se volete potete modificare anche quella, però quella è per noi quantità che dal tubo, da questo tubo qua, dal beccuccio, arriva direttamente all'erogatore, in modo che già dal primo drink il drink sia perfetto. Sempre nell'erogatore voglio fare una cosa ben chiara, dire una cosa ben chiara, che qui nell'uscita ci sono 15 singoli tubi uscite per ogni singolo ingrediente. Cosa vuol dire? Che in pratica gli ingredienti non si incontrano mai, quindi se utilizzate diversi ingredienti per diversi cocktail non c'è mai modo che si possano incontrare, quindi andare a cambiare il sapore logicamente, andare a rendere particolare per un sapore diverso un cocktail, quindi logicamente rovinarlo. Esatto. In questo caso le uscite sono singole, quindi non si dice in questo modo. E cos'altro possiamo dire? Fondamentalmente le opzioni maggiori sono state fatte. Abbiamo visto anche l'inserimento della ricetta. Per fargli vedere come si inserisce velocemente una ricetta, così vedono la velocità con cui si può cambiare. Perfetto. Come ci spiegava prima Rocco, le ricette sono all'incirca 100 in memoria, quelle più conosciute, quelle più diffuse, ma noi possiamo anche inserire un nuovo drink. C'è il tasto apposta, aggiungi nuovo drink, qui accanto avete già i campi da utilizzare. Inseriamo il nome del drink, mettiamo drink, così generico. La descrizione, in questo campo possiamo scrivere gli ingredienti, la tipologia di servizio, quindi in che tipo di bicchiere, che tipo di lavorazione vogliamo utilizzare con questo cocktail. Quindi possiamo scrivere qualsiasi cosa. Possiamo scegliere se inserire questo drink nel menu principale o nella lista dei preferiti, sempre nel menu. In pratica i preferiti sono quelli che la macchina, selezionando questa opzione, la macchina mette nella parte alta del menu, quindi sono i cocktail che sono più richiesti. Quindi selezionando quella casella noi la mettiamo appunto nei primi, in ordine alfabetico. Dopodiché possiamo creare la dose in se stessa utilizzando aggiungi ingrediente. In questo caso c'è l'agave, possiamo aggiungere l'agave, come possiamo scegliere l'amaretto, il Baileys, qualsiasi cosa dei nostri ingredienti, e inserire la dose. Normalmente la macchina si muove in parti, cioè in decimi di parte, quindi cosa vuol dire 2/3, 3/3 e via dicendo. Per aggiungere il nuovo ingrediente basta cliccare aggiungi ingrediente e appare la seconda selezione che noi possiamo andare a scegliere, aggiungi altro ingrediente e così via. Creiamo la nostra dose, i nostri ingredienti, e in più possiamo anche dare la quantità totale del drink, se è uno short drink, un long drink e così via. L'assaggio, come spiegavo prima, per assaggiare se la nostra ricetta è di nostro gradimento, è importante per qualsiasi tipo di cambiamento che noi facciamo, è salvarlo. Logicamente mi richiede di inserire i vari valori, ma questo era soltanto un esempio per come si crea una nuova ricetta. Niente, abbiamo qualcos'altro da spiegare? Se ci sono domande, non so, chi ci sta seguendo, se avete domande da porci o qualsiasi quesito. I tempi di consegna grosso modo sono una ventina di giorni dal momento dell'ordine.
In questo momento abbiamo diversi ordini in corso, quindi da capire un attimino che tempi avete. Spediamo in tutta Italia, anzi veramente in tutta Europa, quindi senza problemi. Basta, la macchina, facciamo la manutenzione in tutta Italia, direttamente o tramite dei nostri, diciamo, referenti in zona. La macchina lavora a bassa tensione, quindi è super garantita, nel senso è garantita perché è garantita dalla sua manutenzione per un anno, dall'assistenza per un anno, ma proprio dal il lavoro a bassa tensione non ha, diciamo, l'usura come dei prodotti lavorano a tensione normale, quindi a basso consumo. A basso consumo a tutti i trasformatori, quindi anche il consumo della macchina è veramente molto molto basso. Basta, a fine serata, quando uno ha finito poi di lavorare, la deve soltanto spengere, e la mattina quando deve partire la deve soltanto La riaccendere vaschetta si può alzare per lasciare nell'acqua e pulirla. e pulirla, come si può come si chiama? Il nostro contenitore che serve per alzare o abbassare i bicchieri, si può sciacquare sotto l'acqua e può essere utilizzato. Basta. Bene, allora, grazie per la vostra attenzione. Grazie. Ciao. Ciao.